Ho pensato tantissimo a come iniziare questo video, secondo me il modo migliore è proprio questo. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona, primo progetto del 2025, super scoppiettante! Quest'oggi vi mostrerò un progetto borsa innanzitutto originale, unico ed inconfondibile, però facciamo un salto indietro, un salto nel 2024. Secondo voi, qual è stato il progetto borsa più virale in assoluto e forse anche più realizzato nel 2024? Metti pausa e rispondi ai commenti. Beh, semplicissimo, la clutch bag realizzata in tutte le salse. Ma quest'anno ho realizzato per voi una versione ancora più originale, unica, inconfondibile, lo ripeto. Parlo proprio di lei, della borsa Jess, modello clutch bag, sviluppata soprattutto in altezza, ancora più pratica, comoda e capiente. Cioè, guardate, ma non è una meraviglia? Io la trovo davvero fantastica, mi piace troppo. E non solo possiamo indossarla a mano grazie alla chiusura a molla, ma anche sulla spalla. Questo è facoltativo. L'ho realizzata interamente in cordino da 2 mm in questa fantastica tonalità che mi ricorda tantissimo gennaio perché è uno di quei mesi più freddi. Ho utilizzato all'incirca 350 grammi di cordino, uncinetto di lavorazione stavolta 3,5. Ho utilizzato anche della rete da 0,5 per irrigidire il fondo, uno scampolo per foderare la borsa, una chiusura molla da 14 cm, un bottone magnetico da cucire all'interno, ma questo passaggio è facoltativo. Come facoltativa la tracolla. Io per esempio ho utilizzato 2 moschettoni a ventaglio nella variante argento e poi ho realizzato la tracolla interamente all'uncinetto. Guardate che bella, molto molto particolare. E questo è tutto, non ho utilizzato altro, anche in questo caso pochi accessori ma indispensabili. Spero che questo progetto super originale vi sia piaciuto, spero proverete a replicarlo, vi aspetto come sempre giù nei commenti. E mi raccomando, se realizzi questa clutch bag, prendi spunto, prendi ispirazione, menzionami nei tuoi post, nelle tue storie di Instagram, insomma nei tuoi contenuti social, farai cosa gradita e in questo modo riesco a vedere tutti i progetti che realizzate seguendo i miei tutorial. A questo punto ti riporto al tutorial di oggi, mi raccomando se sei passato qui per caso, mi vedi per la prima volta, mi raccomando iscriviti al canale, attiva la campanellina per non perderti i prossimi tutorial, i prossimi progetti scoppiettanti e seguimi anche sui social. Mi raccomando, a questo punto sigla! Intanto faccio un cappio e avvio 21 catenelle che corrispondono a 14 cm. Ventunesima catenella. Queste catenelle devono corrispondere alla larghezza della nostra click clack. A partire dalla seconda catenella inizio a lavorare un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 20 punti bassi. Ultimo punto basso, terminata la prima riga continuo per la seconda, catenella, giro il mio lavoro, anche in questo caso andrò a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante. Per questa seconda riga e per le righe successive, finché insomma non ricopro tutta la mia chiusura a molla. Bene amiche ed amici, in totale ho fatto 22 righe a punto basso, raggiungendo così le stesse dimensioni della mia chiusura a molla. Il mio fondo al momento misura 14 cm per 14 cm. Ora andrò ad irrigidire il mio fondo con della rete da 0,5. Il fondo sosterrà il peso degli oggetti della borsa, quindi farò questo passaggio nonostante
importante il cordoncino sia abbastanza rigido, però per sicurezza voglio irrigidire il tutto. Il pezzo di rete misura 14x14, stesse dimensioni del fondo. Faccio una catenella, giro il mio lavoro e al di sotto metto il mio pezzo di rete. Volendo possiamo bloccare il tutto con delle mollettine, così lavoriamo con serenità. Intanto vado a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante e prendo anche il quadratino che ho dietro. Inizio a fare il primo punto basso. Ultimi due punti bassi, ultimo punto basso nell'ultimo quadratino. Nell'ultimo quadratino e nell'ultimo punto basso aggiungo altri due punti per un totale di 3 per formare il primo angolo. Dopodiché proseguo sulla parte irregolare. Per ciascuna riga a punto basso andrò a lavorare un punto basso prendendo anche il quadratino che ho dietro. Lavoro le ultime due righe con gli ultimi due quadratini che mi rimangono. Nell'ultimo punto, proprio come ho fatto prima, vado a ricreare l'angolo, il secondo in questo caso, per cui faccio 3 punti bassi. Da questo lato invece mi ritrovo le catenelle iniziali, continuo sempre allo stesso modo, andrò a lavorare un punto basso in ciascun punto prendendo sempre il quadratino dietro. Bene, continuo così per tutto il lato. Quando mi ritrovo anche in questo caso all'ultimo punto farò 3 punti bassi e poi continuo per l'ultimo lato, andando a lavorare un punto basso in ciascuna riga sottostante. Ci vediamo alla fine, così vediamo come chiudere e iniziare il giro successivo. Bene, giro di rifinitura quasi completato. Il mio fondo è bello rigido e ha acquisito qualche centimetro in più, uno per lato. Adesso andiamo a chiudere. Nel primo punto dove ho lavorato nel primo quadratino, aggiungo altri 2 punti bassi, con il primo sono 3. Sono pronta per iniziare il corpo della mia borsa. Non andrò mai a chiudere il giro per non avere la maglia antiestetica di inizio e fine giro, per cui lavorerò in tondo, vado direttamente nel primo punto basso e vado a fare un punto basso. Il primo lo segno con il marker, così a fine giro so che qui ho il primo punto di ogni giro. Mi raccomando, fatelo, è molto importante. Adesso continuo il mio lavoro. Andrò a lavorare un punto basso semplice in ciascun punto sottostante.
Quando arrivo ai 3 punti dell'angolo andrò a lavorare un punto basso in ciascun punto, non farò aumenti, altrimenti ingrandisco il mio fondo. Non voglio ingrandirlo perché già le dimensioni vanno più che bene, devo costruire il corpo della borsa, per cui per tutto il giro andrò a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante. Terminato il primo giro continuo per il secondo, per cui tolgo il marcapunti, vado a lavorare il primo punto del secondo giro punto basso e rimetto il marcapunti e continuo in questo modo per un secondo giro e per i giri successivi finché non alzo il corpo della mia borsa. Noterete che il vostro fondo si imbarcherà proprio come si sta imbarcando il mio ed è del tutto normale perché stiamo realizzando, vi ripeto, il corpo della borsa, per cui continuiamo in questo modo. Bene amiche ed amici, alla fine ho fatto al momento 22 giri a punto basso e mi sono fermata proprio nel punto che precede il marker. Ho alzato il mio lavoro fino a 14 cm. Adesso tolgo il marker e vado a fare un paio di punti bassissimi, quindi entro nel punto successivo e chiudo, nel punto successivo e chiudo, stacco un po' di cordoncino e con un ago vado a fare un'ulteriore asola. Una volta fatto questo vado a nascondere per bene il cordoncino in eccesso tra i punti all'interno. Prima di continuare con la lavorazione all'uncinetto vado velocemente a foderare il mio progetto. Da uno scampolo 46 x 56 cm ho ricavato esattamente 42 cm per 30 cm, calcolando anche 2 cm di margine per lato. Quindi in totale sono 34 cm per 46 cm. Ho già tracciato le mie due linee, qui ho i 2 cm di margine, piegherò la mia stoffa in due e andrò a fare due cuciture, una a destra ed una a sinistra. Bene, ho realizzato già la fodera, ho ricavato anche il fondo della mia borsa, andando a fare semplicemente due cuciture ai due lati. Adesso vado a tagliare l'eccesso, lascio sempre 2 cm di margine e taglio. E voilà, avete visto? Con 4 cuciture la nostra fodera è così pronta. La inserisco all'interno e blocco con delle mollettine. Lascio l'ultimo giro a punto basso libero. Bene, a questo punto non mi rimane che prendere ago e filo e andare a cucire tutto attorno e poi continuiamo con la nostra lavorazione all'uncinetto.
Bene, corpo borsa terminato, guardate che bello, ci sta molto bene questo scampolo, cucitura anche invisibile, super pulita, infatti come notate non è necessario andare a nascondere alcuna cucitura. Adesso continuiamo con il corpo della nostra borsa. Come notate già avevo applicato fin dal principio dei marcapunti, ma adesso vi mostro cosa fare e cosa ho fatto. Dunque bisogna dividere il nostro corpo borsa in due e dividerlo in sezioni. Pieghiamo la nostra borsa e andiamo a ricavare proprio il centro. La mia borsa misura 28 cm in larghezza, quindi il centro è esattamente qui, 14 cm. Posizioniamo il marcapunti proprio al centro e poi andiamo a ricavare la dimensione della nostra mano, proprio come ho fatto io. In questo caso la mia mano misura 8 cm, per cui cosa ho fatto? Sono andata a ricavare 8 cm sulla zona centrale. Nel mio caso 8 cm corrispondono a 13 punti, dal primo all'altro marcapunti. Ho replicato la stessa situazione dall'altra parte, mentre ai due lati ho esattamente 32 punti. Una volta fatto questo, possiamo ricomporre il nostro corpo borsa, riprendere il cordino e andare avanti con la lavorazione. Con l'uncinetto mi inserisco esattamente nel primo punto di 32, quindi subito dopo il marker. Intanto mi aggancio con una catenella e poi faccio un punto basso. Quindi catenella, punto basso. Adesso andrò a lavorare i 31 punti che mi rimangono, lavorandomi anche la coda dietro. Trentuno, 32esimo ed ultimo punto basso. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Adesso andiamo avanti in righe di andata e di ritorno a punto basso. Giro il mio lavoro, allungo l'asola, non faccio la catenella, entro nel primo punto e inizio a lavorare il primo punto basso di 32 e continuerò in questo modo per tutte le righe successive. Ovviamente quando termino questo lavoro su un lato ripeterò lo stesso lavoro dall'altra parte. Bene, in totale ho lavorato 15 righe sia da una parte che dall'altra parte. Queste 15 righe corrispondono a 10 cm e ho anche applicato una chiusura magnetica direttamente da cucire. Passaggio che non vi ho mostrato perché spesso ve lo mostro. Adesso vado a fissare la mia chiusura al corpo della borsa. Come notate ho fissato per bene le due zone dove c'è la molla. La vite e la molla deve coincidere esattamente con il centro del laterale, sia da una parte che dall'altra parte. Io ho fissato il 16° ed il 17° punto di ciascun lato proprio con la zona della vite. In questo modo posso andare a cucire senza fare fatica, senza che la chiusura si sposti. Dunque partirei esattamente dal punto successivo, quindi non dal 17 ma dal 18° per intenderci. Inserisco l'uncinetto e prendo il mio cordino senza fare il cappio e vado a bloccare intanto con una catenella che a fine giro diverrà un punto basso con ago e filo. Ora, se è il caso, possiamo fare anche due punti nello stesso, quindi entro sempre nello stesso punto e faccio un altro punto basso.
cercando di non fare accavallare i punti. Ok, esattamente in questo modo. Vado nel punto successivo e faccio un punto basso. Nel punto successivo invece ne faccio 2 nello stesso punto e credo proprio che alternerò 2 punti e un punto. In questo modo vado a nascondere perfettamente la mia chiusura. Vedete, qui si accavallano i cordini, cerco di sistemarli. Bisogna avere un po' di pazienza, se volete un lavoro super pulito bisogna fare in questo modo. Quindi entro sempre nello stesso, se si gira l'asola la rimetto a posto e vado a fare un altro punto basso. Ok, vado a sistemare e poi stringo. Punto successivo, un punto basso e nel successivo ne faccio 2, sempre nello stesso, 1 e 2. Ok, sì, credo sia il compromesso migliore, così riusciamo a nascondere tutta la chiusura. Quindi un punto e poi ne faccio 2, 1 e 2. Comunque una volta fissato l'inizio è tutto molto più semplice, vedete che non si sposta assolutamente nulla. Quindi un punto basso e poi ne faccio 2, 1 e 2. Scusate se mi muovo troppo, ma per forza di cose devo fare in questo modo. Quindi un punto basso e poi ne faccio 2, 1, 2, un punto basso e poi 2, 1 e 2. Un punto basso e nell'ultimo punto ovviamente ne faccio 2, 1 e 2. Ok, benissimo, guardate, vi faccio vedere, lavoro super pulito, la chiusura a molla non si nota. Certo, qualcosina si intravede, ma cosa possiamo farci? Meglio di così, secondo me, è impossibile. Ok, dai, sono soddisfatta. Volendo, per nascondere ancora meglio, potremmo fare più punti. Però cosa succede? Che i cordini si accavallano, creiamo spessore e si rischia che la chiusura, una volta chiusa, non si chiuda bene. Quindi io la lascio così, anche perché i punti mi sembrano ben distribuiti. Ora vado a ricoprire soltanto questa zona della chiusura. Qui andrò a lavorare 20 punti bassi. Quindi mi inserisco e faccio il primo. 1, 19, ok, 20° punto basso. A questo punto posso riagganciarmi da questa parte
Intanto prima di proseguire vedo se tutto è ancora centrato perfettamente. Sì, credo proprio di sì. Quindi continuo, stavolta vado a prendere il primo punto basso più la chiusura e continuo il mio lavoro. Quindi 1, poi vado nel punto successivo e ne faccio 2, quindi alterno sempre un punto e 2 punti nel successivo. Un punto e 2 punti e così via finché non arrivo, insomma, alla prima vite. Ok, quindi 2 punti, vado a fare l'ultimo punto. Ok, bene, così. E sapete cosa faccio? Vado a staccare il cordoncino. Quindi prima cucio una metà e poi l'altra metà. Faccio una catenella di sicurezza per adesso e lascio così la mia chiusura. Ora riprendo di nuovo il cordoncino e vado a ripetere la stessa cosa dall'altra parte. Quindi salto i 2 punti centrali dove coincide appunto la molla. Entro nel terzo e faccio proprio come prima, quindi intanto mi aggancio con una catenella, nello stesso punto vado a fare un punto basso, poi sistemo bene il cordino, stringo bene e inizio ad alternare un punto e 2 punti, proprio come abbiamo fatto prima sull'altra metà. Punto successivo ne faccio 2. Sistemiamo qui il cordoncino per bene, mi raccomando, bisogna avere anche qui un po' più di pazienza, soprattutto in questa zona. Casomai spostiamo, perché dobbiamo coprire, nascondere, insomma, finché possiamo. 1 e 2, ok, e poi sulla zona, insomma, tubolare, lì viene molto più semplice. 1 e nel punto successivo 2. Quindi io continuerò in questo modo, non ve lo mostro perché già l'abbiamo fatto insieme sull'altra metà, quindi io andrò a fissare la mia chiusura esattamente in questo modo, lasciando 2 punti liberi, lo farò anche dall'altra parte chiaramente, così almeno questa zona è libera e la nostra click si può chiudere. Dopo che andiamo a lavorare l'ultimo punto, vado a lavorare gli altri 20 punti centrali soltanto sulla molla e continuo. Mi fermo esattamente nel terzultimo punto perché qui ne ho 2 centrali. Ok, bene amiche ed amici, ho concluso anche l'altra metà, ho fatto gli ultimi 2 punti e nell'ultimo un punto, lasciando sempre i 2 punti centrali liberi. Anche qui farei una catenella di sicurezza, intanto stacco il cordino, stacco anche dall'altra parte e io assemblerei in questo modo questa chiusura. Insomma, non è che ci sia una regola ben precisa, l'importante è fissarla per bene. Beh, amiche ed amici, che dire, credo di aver fatto un ottimo lavoro, la click si chiude abbastanza bene nonostante io abbia fatto una cucitura da una parte e una dall'altra parte. A questo punto non mi rimane che andare a nascondere tutti questi cordini in eccesso e la borsa è così pronta. Amiche ed amici, come avete visto ho aggiunto anche questa bellissima tracolla, che dire spettacolare. Fatemi sapere se vi può interessare il tutorial che ve lo pubblico proprio qui sul canale. L'ho realizzata da 60 cm ma è facoltativa, io l'ho aggiunta perché se non ci va di portare la borsa a mano proprio come il progetto vuole, basta aggiungere una tracolla che può essere all'uncinetto oppure in metallo ed il gioco è fatto. Ho utilizzato semplicemente 2 moschettoni
bottoni a ventaglio. La lavorazione è super rigida, quindi tiene abbastanza. Io sono molto soddisfatta di questo progetto. Io spero vi sia piaciuta questa idea davvero originale ed unica. Ho utilizzato una chiusura a molla, le clutch l'anno scorso con la chiusura a molla sia in cordino ma ancora di più in fettuccia sono andate molto virali su qualsiasi piattaforma social, quindi io ho voluto iniziare quest'anno con qualcosa di davvero originale, diverso, inconfondibile. Spero di esserci riuscita e di aver fatto cosa gradita. Vi aspetto come sempre giù nei commenti. Nonostante abbia utilizzato una chiusura a molla piccolina da 14 cm se non erro, la borsa comunque è grande, super pratica, comoda e capiente. Infatti adesso vi do le misure. Dunque, in larghezza abbiamo 27 cm. Ovviamente la bag si sviluppa su una base da 16 cm quadrata come vuole appunto la chiusura a molla stessa, ma nonostante questo, come vedete, il modello si sviluppa in larghezza, quindi è abbastanza comoda come vi dicevo prima, mentre è alta, compreso il manico e la lavorazione ovviamente, 24 cm, davvero non male, molto comoda. Tra l'altro io ho aggiunto anche, ve l'avevo fatto vedere, la chiusura a calamita, che può essere anche qui facoltativa. Io sinceramente non l'avrei messa, però per darvi un'idea l'ho applicata per farvi vedere anche qui il risultato. Ovviamente si schiaccia leggermente, ma è normale perché la borsa è vuota. Una volta che andate ad inserire tutti gli oggetti vedrete che diverrà nuovamente paffutella. Tra l'altro vi ho mostrato anche che non è così obbligatorio andare a fissare la chiusura a molla applicandola in un'unica lavorazione a punto basso. Lo avete visto, io ho fatto la prima metà, poi ho staccato e ho ricominciato dall'altra parte lasciando libera la molla, la vite, insomma. Secondo me è molto meglio così, si chiude perfettamente, lo avete visto, non c'è trucco, non c'è inganno. Progetto davvero oltre che originale, ripeto, molto delizioso. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo primissimo video tutorial del 2025. Questo è il progetto indossato, ancora non ve l'avevo fatto vedere, che dire, è davvero una meraviglia. Ripeto, super originale, unico ed inconfondibile. Se la realizzi anche tu, mi raccomando, taggami, menzionami nei tuoi post, nelle tue storie, insomma fai sapere ai tuoi amici da chi hai preso spunto, da chi hai preso l'ispirazione per realizzarla. Farai davvero cosa gradita e in più riesco a vedere il progetto eseguito con il mio tutorial. Io spero che questa borsa vi sia piaciuta, vi aspetto come sempre giù nei commenti, mi raccomando, ci tengo tantissimo a sapere cosa ne pensate. Io a questo punto vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial, fatemi sapere se volete vedere il video che riguarda appunto la tracolla all'uncinetto, che è davvero spettacolare, molto facile e veloce da realizzare. E per non perderti i prossimi contenuti mi raccomando iscriviti al canale, attiva la campanellina per non perderti le notifiche e seguimi anche sui social. Grazie per l'attenzione, grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia, alla prossima, un bacino a tutti!